Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole andiamo a vedere come effettuare il backup in un'istanza OpenHub che è in esecuzione come container Docker. Una procedura del tutto simile a quella che abbiamo visto nel video precedente dedicata a Linux e OpenAbian, dove però i comandi da lanciare sono leggermente diversi proprio perché appunto ci troviamo all'interno di un container Docker e quindi strutturalmente le cose sono leggermente diverse. Non perdiamo tempo e passiamo subito sul Raspberry e andiamo a vedere come fare. Come sempre la documentazione ci viene in aiuto e quindi, come abbiamo fatto nel video precedente, andiamo a vedere il primo consiglio nella sezione Tips and Tricks della documentazione di OpenHub. Dicevo, il primo consiglio che è quello relativo ai backup. L'altra volta abbiamo visto l'utilizzo del comando OpenHub CLI, che è nativo nelle installazioni standard su Linux e su OpenAbian, mentre per gli altri sistemi avevamo detto che c'era da lanciare un comando eseguibile all'interno della cartella del runtime di OpenHub. In questo video quindi andiamo a vedere come utilizzare questo comando per effettuare il backup di un'installazione eseguita su container Docker. Come sempre utilizziamo il nostro Raspberry 3, quello vecchio, dove è in esecuzione una istanza di OpenHub 4.3.3 che abbiamo aggiornato di recente, è in esecuzione su container Docker. Quindi possiamo utilizzarla come esempio per questo video. Una volta loggati sul Raspberry, io come sempre divento amministratore per comodità nel lanciare i comandi, per evitare di dover mettere il sudo davanti a tutti i comandi relativi a Docker, e per prima cosa andiamo a vedere che il nostro container Docker di OpenHub sia in esecuzione. Il container è questo, che si chiama OpenHub, l'ho lanciato prima, vedete è attivo da 15 minuti. A questo punto possiamo utilizzare questo container per effettuare il backup di questa istanza dall'interno del container Docker e poi vediamo come possiamo automatizzare sul nostro sistema operativo questa operazione. Quindi dobbiamo entrare all'interno del container Docker per andare a eseguire il comando che c'era stato specificato nella documentazione. Quindi per entrare nel container Docker dobbiamo utilizzare il comando exec con l'opzione -it per renderlo interattivo, mettere il nome del container e poi il programma che si vuole lanciare. In questo caso io lancio la shell. In questo modo io praticamente come se facessi il login all'interno del sistema operativo del container di OpenHub. Eseguito il comando siamo dentro il sistema operativo del container. La cartella corrente è /OpenHub, che per l'immagine di OpenHub è la home di OpenHub. Quindi da questa cartella ci spostiamo nella cartella runtime e nella cartella bin. Qui dentro abbiamo tutti gli eseguibili relativi ad OpenHub. Dobbiamo andare a cercare l'eseguibile che si chiama backup e mandandolo in esecuzione praticamente simuliamo l'esecuzione del comando OpenHub CLI che avevamo visto nel video precedente. Quindi se io semplicemente lancio backup, verrà creata in una cartella predefinita il file zip con tutto il backup dell'attuale configurazione e dati di OpenHub. Quindi possiamo fare una prova, lo lanciamo e attendiamo che venga eseguito tutto il backup e che quindi il comando restituisca di nuovo il prompt. Ok, il comando è finito, come vedete è stato creato il file all'interno di OpenHub user data backup. Il nome del file è OpenHub Backup con la data e l'ora corrente. Ovviamente possiamo utilizzare le stesse opzioni che utilizziamo col comando OpenHub CLI, quindi possiamo specificare il percorso, possiamo specificare il nome del file, eccetera, eccetera. Comunque di default all'interno della cartella user data noi abbiamo il nostro backup. Adesso il problema che si pone è il backup è all'interno del container. Come faccio a tirarlo fuori per magari metterlo su un NAS, su un qualcosa all'esterno del nostro Raspberry? Quello che dobbiamo fare è andare a cercare la cartella sul nostro Raspberry che mappa il volume user data di OpenHub. Se vi ricordate, con Docker, quando si crea un container Docker dell'immagine di OpenHub si specificano alcuni named volumes, uno di questi è user data. Quindi noi possiamo adesso uscire dal container cliccando exit, tornare sul sistema operativo del Raspberry, andare nella cartella var lib
Docker Volumes e qui abbiamo tutti i volumi gestiti da Docker. Ovviamente se abbiamo utilizzato l'opzione di Named Volumes, altrimenti se avessimo mappato la cartella user data del container su una cartella fisica del nostro Raspberry, saremmo andati a cercare il backup in quella particolare cartella. Io adesso mi sposto in OpenHub user data, che è il mio named volumes _data, e qui dentro ho praticamente il runtime di OpenHub in cui c'è la cartella backup, in cui, come vedete, c'è il file che abbiamo generato prima dall'interno del container. A questo punto qua sono sul sistema operativo del Raspberry e posso decidere di farci quello che voglio con questo file, quindi magari spostarlo tramite FTP o tramite un mount di una cartella di un NAS, spostarlo all'esterno del Raspberry. Ovviamente questo spostamento serve perché se si corrompe l'SD di OpenHub e il file di backup è su quell'SD, rischiamo di perdere anche il backup oltre a tutto il sistema OpenHub. Per quello è buona norma, una volta creato un file di backup, ok, lasciarlo dove è stato creato, però farne una copia su un dispositivo esterno. Fatto questo, dovremmo cercare di rendere un pochino più semplice questa operazione di backup, perché effettivamente non è comodo doversi loggare all'interno del container, eseguire il comando, poi uscire dal container e andare a cercare il file di backup. Potremmo creare uno script all'interno del sistema operativo host, quindi del nostro Raspberry, che esegua tutte queste operazioni in automatico. Quindi praticamente uno script che si colleghi al container, lanci il comando di backup e poi vada a prendere il backup all'interno della cartella user data. Per fare questo ci possiamo piazzare in qualunque cartella del nostro Raspberry. Io ho una cartella che si chiama dataproc dove tengo un po' di script che uso in alcuni casi. Ne possiamo creare uno che possiamo chiamare backup openhub.sh. Utilizzo Nano come editor di testo su Linux e qui all'interno dobbiamo mettere il comando Docker che mi permette di andare ad eseguire un particolare comando all'interno di un container Docker. Quello che posso fare è docker exec openhub, quindi il nome del container in cui voglio eseguire il comando, e poi mettere il path completo del comando, che è openhub runtime bin backup. In questo modo questa operazione esegue tutto quello che prima abbiamo fatto in maniera interattiva, entrando nel container Docker e lanciando il comando. Salviamo il file, rendiamolo eseguibile e adesso lo lanciamo. Come vedete l'output è lo stesso, quindi questo comando che stiamo vedendo in teoria si è connesso al container e sta eseguendo il comando di backup. Attendiamo di nuovo qualche minuto e poi andiamo a vedere cosa è successo. Ok, backup completato. Come vedete la cartella è sempre la solita, però noi siamo già al di fuori del container, quindi in questo caso semplicemente possiamo andare a automatizzare eventualmente una copia del file contenuto all'interno della named volumes, quindi della cartella locale del Raspberry che contiene il path user data di OpenHub. Dicevo, andare ad automatizzare la copia di questo file all'esterno. Quindi in questo modo con un solo comando abbiamo eseguito il backup come se fossimo su un'installazione standard. L'ulteriore step che si può fare è quello di andare a schedulare questo comando. Adesso non ve lo faccio vedere perché dipende dal sistema operativo o dal tipo di scheduler che utilizzate. Comunque in teoria per effettuare una procedura di backup veramente completa bisogna andare a schedulare il comando che venga fatto in automatico con una frequenza che riteniamo opportuna. Tendenzialmente tutti i giorni potrebbe essere un'ottima frequenza, considerando il fatto di tenere magari lo storico di qualche giorno almeno. Quello poi va molto a gusti e molto soggettivo. L'importante è che in questa procedura completa di backup il file di backup che viene generato venga anche copiato in un archivio esterno. Questo è abbastanza fondamentale come cosa, proprio perché tendenzialmente in un sistema come il Raspberry la corruzione dell'SD è abbastanza frequente
e quindi il rischio di fare un backup che poi risulti non utilizzabile se rimane sulla SD è molto alto. Bene, detto questo, per questo video mi fermerei qui. Abbiamo visto quindi come effettuare la procedura di backup su un'istanza di OpenHub in esecuzione come container Docker. Alla fine è del tutto simile a quanto visto per un'installazione standard Linux o su OpenAbian, e questa procedura in teoria è anche applicabile a Windows, in quanto su Windows non abbiamo il comando OpenHub CLI, ma abbiamo il comando backup all'interno della cartella di runtime di OpenHub. Nei prossimi video andremo a vedere come effettuare un restore su un'installazione nuova di OpenHub e poi vedremo una procedura completa, uno script quindi che mi sono creato per effettuare il backup completo di OpenHub, considerando anche lo spostamento finale del file in una locazione esterna al Raspberry stesso. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!